Più bella, più brava, più intelligente, più preparata, più magra, più giovane, più interessante, spigliata, loquace, discreta, spesso con un naso più piccolo. Più ha una pretesa comparativa subdola e martellante. E il secondo termine di paragone è sempre qualcun'altra, un'altra donna. D'altra parte si sa, le peggiori nemiche delle donne sono proprio le donne. Ci cado spesso anch'io, creo immaginari agoni su campi di battaglia totalmente effimeri rispetto a conoscenti, amiche, colleghe, varie ed eventuali ex fidanzate. D'altra parte cosa volete? Sono figlia unica. Unica figlia femmina, nonché Sagittario ascendente Leone. Ho scoperto invece l'esistenza di luoghi in cui si pratica ed esercita una pratica strana, di cui poco si sente parlare, la sorellanza. Lascerai un attimo che questa parola si allarghi nella stanza. È una parola gigante che porta con sé il peso di secoli di lotte e speranze. Una parola che durante la seconda ondata femminista ha rivoluzionato il nostro modo di vedere noi stesse e le altre. Non più rivali, ma alleate. Non più silenziose, ma potenti. La sorellanza è diventata un'arma. Sorella, io ti credo, è un grido di battaglia contro un patriarcato che in primo luogo esiste, che se ne dica, e ha sempre tentato di spegnere le nostre voci, di isolarci nel silenzio. Noi non siamo sole, non lo siamo mai state. Oggi quel grido di battaglia risuona ancora più forte e lo sentiamo nelle nostre associazioni, nelle collettive, nelle reti che intrecciano le nostre forze. La sorellanza non è più solo un concetto, è una pratica, è un impegno quotidiano. È ciò che ci permette di trasformare il dolore in forza, la paura in resistenza, il silenzio in una voce collettiva che risuona ovunque. Ma la sorellanza non si ferma qui. È una forza rivoluzionaria che sfida le fondamenta stesse del sistema capitalista. È un sistema che ha cercato di frammentarci, di sfruttarci, di ridurci al silenzio. Ma noi non siamo invisibili, è la sorellanza a renderci visibili e ci restituisce dignità, ci fa scoprire il potere del sostegno reciproco, della solidarietà, della cooperazione. Pensate alle economie femministe, a quelle iniziative di cooperazione dove le risorse sono gestite collettivamente e il lavoro di cura è riconosciuto come fondamentale. In questi spazi la sorellanza non è solo resistenza, ma è creazione. Creazione di nuovi mondi dove il benessere collettivo supera il profitto individuale, dove il successo si misura in equità e inclusione e sostenibilità. Io questa pratica l'ho fatta mia grazie alla Casa delle Donne. È un luogo che in modo infantile definisco magico, in cui io mi sono sentita sostenuta, mi sono sentita spronata e mi sono sentita soprattutto protetta. Ma la Casa delle Donne non è un rifugio, è una fucina di resistenza. È il quale pulsante di un movimento che non teme di sfidare il sistema, un sistema che ci vuole isolate, ci vuole divise e in competizione. E se in un altro momento io sarei entrata in questa stanza cercando quel famoso naso più bello del mio o un vestito più bello del mio, per quanto estremamente difficile, io ora entro in una stanza e cerco delle alleate, cerco delle sorelle. E di comportarci come sorelle lo dobbiamo a quelle sorelle che non possono essere qui a raccontarlo. Lo dobbiamo a Giulia Cecchettino, lo dobbiamo a Giulia Tramontano e alle altre 110 che oggi piangiamo. In un mondo dove il capitalismo glorifica l'individualismo e la rivalità, noi scegliamo la sorellanza.
È una pratica concreta, lo è davvero, e ci permette di costruire un mondo dove il cambiamento non è solo una possibilità, ma è una realtà. Parola di figlia unica.